Caro Angelo, che effetto ha la dieta chetogenica in un paziente con problemi cardiopolmonari? Allora, un paziente che ha problematiche cardiovascolari e cardiopolmonari è un paziente praticamente a rischio e quindi è un paziente praticamente che deve essere accuratamente seguito da uno specialista, in questo caso il cardiologo, ma soprattutto questo paziente deve conoscere in maniera perfetta quella che è la fisiologia del suo sistema cardiovascolare, ma non solo del sistema cardiovascolare, deve conoscere l'efficienza cardiopolmonare. Cos'è l'efficienza cardiopolmonare? L'efficienza cardiopolmonare è quella che ci dice, ci indica quanto sia in grado quel paziente di soddisfare le richieste metaboliche dei suoi tessuti, dei suoi organi parenchimatosi, reni, fegato, cuore stesso, cervello, milza, pancreas e quindi e reni, e questo soggetto praticamente deve conoscere bene questa efficienza cardiovascolare o meglio cardiopolmonare. E per conoscere questo non è sufficiente conoscere il suo battito cardiaco a riposo, non è sufficiente conoscere praticamente la sua pressione arteriosa o aver eseguito un semplice elettrocardiogramma. E mi spiego meglio, non è neanche sufficiente eseguire una semplice prova di sforzo cardiaca, perché la prova da sforzo del cuore, in cui il paziente viene messo di solito su un ciclo ergometro, cioè su una ciclette, in cui viene fatto un test a tipo steady state, cioè energia costante, a dispendio costante oppure incrementale per un certo periodo di tempo, valutando, aumentando la resistenza, la risposta del sistema cardiovascolare, quindi con delle apparecchiature quale un elettrocardiogramma con 12 elettrodi di derivazione, con un apparecchio della pressione ed un cardiofrequenzimetro, quella prova da sforzo cardiaca non è sufficiente a far capire se quel paziente è in grado di soddisfare le richieste metaboliche dei tessuti. Quel paziente dovrà addizionare a quell'esame quello che è la valutazione spirometrica, cioè praticamente utilizzare un apparecchio in grado di vedere il consumo massimo di ossigeno del soggetto stesso. Cosa vuol dire? Vuol dire che quel soggetto, una volta che è sotto sforzo, egli incomincerà a misurare attraverso l'apparecchio la quantità di ossigeno che riesce a consumare, quindi ad introdurre con l'aria ispirata, e allo stesso tempo la quantità di anidride carbonica che espelle. Addirittura in un soggetto atletico si va addirittura a misurare quel quoziente, quella frazione di ossigeno che si trova nell'aria espirata, che vuol dire che non è stata metabolicamente utilizzata a livello periferico. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che quel volume massimo di ossigeno non è dato soltanto dalla frequenza cardiaca e dalla gittata sistolica, che noi possiamo valutare con una semplice prova da sforzo e riuscire a ricavare questi valori, ma quello che noi non riusciamo a calcolare è la differenza arterovenosa di ossigeno, che è quella degli scambi metabolici che debbono essere soddisfatti. E quindi praticamente, non vedendo quel paziente quando arriva alla sua massima frequenza cardiaca di sforzo, e lui deve interrompere non arrivando neanche ad una frequenza cardiaca massima in rapporto all'età, ma fermandosi prima e arrivando a quella che è una frequenza di picco, oltre il quale non riesce ad andare perché può comparire un'aritmia, può comparire un dolore muscolare, può comparire una dispnea, può comparire una tachicardia sopraventricolare, può comparire cioè un segnale di affaticamento cardiaco del sistema cardiovascolare, ci dice che oltre non può andare quella prova, addirittura un quadro ischemico, dei quadri aritmici anginosi. Bene, quel paziente noi non sappiamo quale percentuale di consumo del volume di ossigeno egli praticamente è riuscito a introdurre e quindi ad arrivare, quindi non riusciamo a capire quanto lui sia realmente in grado di nutrire praticamente i suoi tessuti metabolici, in particolar modo le masse muscolari, la pelle, gli organi parenchimatosi,
cuore, fegato, rene, milza, pancreas e cervello, che sono organi di un'importanza vitale fondamentale ed hanno una necessità attraverso il sangue di avere un apporto di ossigeno. Quindi a quello che è il test strettamente cardiaco va addizionata anche la valutazione dell'apporto del consumo di ossigeno, che è un indicatore fondamentale soprattutto in un paziente con problematiche cardiovascolari, e quindi conoscere le problematiche cardiopolmonari ci dirà lo stato di salute di quel paziente, avrà un valore prognostico, cioè ci dirà quel paziente quanto rischia in quanto tempo, ma soprattutto nei malati fortemente compromessi ci dirà se, dal punto di vista prognostico, la necessità di eseguire un trapianto cardiaco e quanto tempo abbiamo a disposizione in attesa di cercare l'organo di donazione, cioè il paziente donatore praticamente può attendere quel paziente, quindi mettere incasellare il paziente che sarà per dire a Novara rispetto di quello che sta a Verona o a Torino, praticamente che deve essere messo in graduatoria per ricevere praticamente un eventuale organo in donazione, un cuore in donazione. Quindi capite quanto è importante. Ognuno di noi sa realmente qual è la sua situazione cardiopolmonare? No. Bene, io vi ringrazio per la domanda, spero di aver dato un'indicazione. Ognuno di noi dovrebbe conoscere, praticamente facendosi in una condizione di normalità, facendo dei test cardiopolmonari, cioè andando a misurare il suo volume massimo di ossigeno con delle prove da sforzo che può organizzare secondo dei parametri ormai stabiliti, che sono dipendenti poi dal peso, quindi eccetera eccetera, che se ne può parlare in un prossimo argomento, ma soprattutto chi è affetto da problematiche cardiovascolari potrà vedere, in base a quella che è la situazione iniziale, poi l'eventuale miglioramento che potrà e può ottenere grazie all'impiego della dieta chetogenica. Grazie Angelo.